Buonasera a tutti e benvenuti a BravoCast Italiano. Sono Stefano. E io sono Angela. Ciao a tutti. Come state questa sera? Oggi parliamo di un problema che quasi tutti gli studenti di italiano hanno, un problema molto comune. Sì, è vero. Quando parli italiano, traduci tutto nella tua testa? Prima pensi in inglese, poi traduci in italiano? Esattamente, questo è il problema di oggi. E sapete una cosa? È completamente normale all'inizio. Normale, sì, ma non è una buona abitudine. Vogliamo aiutarvi a smettere di farlo. Prima di tutto, una domanda per voi che ci ascoltate. Quando parlate italiano, pensate prima nella vostra lingua madre? Scrivetelo nei commenti. Sì, scriveteci. Vogliamo sapere la vostra esperienza. Allora, Stefano, perché le persone traducono nella testa? Beh, Angela, è semplice. Quando impari una nuova lingua, il tuo cervello cerca aiuto, cerca quello che già conosce. E quello che già conosci è la tua lingua madre. Quindi il cervello usa quella come ponte. Esatto, è come quando vai in un posto nuovo, cerchi sempre qualcosa di familiare, no? Certo, ma questo processo di traduzione ha un grosso problema. Rallenta tutto. Rallenta molto, immagina questa situazione, sei al bar, il barista ti chiede qualcosa in italiano. Tu senti le parole in italiano. Poi nella tua testa traduci in inglese. Poi pensi alla risposta in inglese. E poi traduci di nuovo in italiano. 4 passi, è troppo lungo. Nel frattempo, il barista ti guarda e aspetta. E tu ti senti nervoso, senti la pressione. E quando sei nervoso è ancora più difficile parlare. Esattamente, è un circolo vizioso. Più traduci, più lento sei. Più lento sei, più nervoso diventi. E c'è un altro problema. La traduzione diretta spesso non funziona bene. Giusto, le lingue non sono uguali. Ogni lingua ha la sua logica, la sua struttura. Per esempio, in inglese dici I am hungry. In italiano diciamo ho fame. Letteralmente I have hunger. Se traduci parola per parola, dici sono affamato. Non è sbagliato, ma non è naturale. Non è quello che diciamo normalmente. Un altro esempio. In inglese dici I miss you. In italiano diciamo mi manchi. Letteralmente you are missing to me. Vedete, la struttura è completamente diversa. Se pensate sempre in inglese, fate sempre questi errori. E ci sono tantissimi altri esempi. Ho caldo, ho freddo, ho sonno. In inglese dite I am hot, I am cold, I am sleepy, sempre con to be. In italiano usiamo avere. Ho caldo, non sono caldo. Se dici sono caldo, significa un'altra cosa. Sì, significa che sei una persona attraente, non che hai caldo. Vedete quanto è importante non tradurre letteralmente? Cambia completamente il significato. E questi sono errori classici che fanno tutti gli studenti che traducono nella testa. Allora, come possiamo smettere di tradurre? Qual è il segreto? Il segreto è pensare direttamente in italiano. Ma aspetta, Angela, so cosa pensano adesso i nostri ascoltatori. Cosa pensano? Pensano è impossibile. Come posso pensare in italiano se conosco solo poche parole? Ah, capisco, ma non è impossibile. È un processo graduale, passo dopo passo. Esatto, nessuno ti chiede di pensare in italiano perfetto domani mattina. È un viaggio. E oggi vi diamo alcuni consigli pratici, cose semplici che potete fare ogni giorno. Il primo consiglio: iniziate con parole semplici, con le cose che fate ogni giorno. Per esempio, quando ti alzi la mattina, pensa mi sveglio. Quando bevi il caffè, pensa bevo il caffè. Quando esci di casa, pensa esco di casa. Quando cammini per strada, pensa cammino. Vedete, frasi semplicissime. Non servono traduzioni, sono azioni dirette. E fate questo tutto il giorno. Descrivete le vostre azioni in italiano nella vostra testa. Quando cucinate pensate taglio le verdure, accendo il fuoco, mescolo la pasta.
Quando fate sport, pensate corro, sudo, respiro forte, mi stanco. Quando guardate la TV, pensate guardo la TV, questo programma è interessante, rido. Vedete, tutto quello che fate può diventare pratica di italiano. E la cosa bella è che non vi costa tempo extra. Lo fate mentre vivete la vostra vita normale. All'inizio sembra strano, lo so, ma funziona. Il cervello inizia ad abituarsi. Il secondo consiglio: imparate frasi complete, non solo parole singole. Questo è molto importante. Quando impari come stai, impari tutta la frase insieme. Non pensi come più stai è una unità, una frase che usi sempre così. Esatto. E il cervello ricorda meglio le frasi complete. È più naturale. Pensate a quando eravate bambini. Avete imparato la vostra lingua madre con frasi complete, non con grammatica. Sì, nessun bambino impara prima i verbi, poi gli aggettivi, poi le preposizioni. Imparano ascoltando frasi intere. E noi possiamo fare lo stesso con l'italiano. Ascoltare, ripetere, usare frasi complete. Il terzo consiglio: parlate da soli in italiano. Sì, avete capito bene, parlate da soli. Non è strano, è un esercizio fantastico. Quando sei solo a casa, parla in italiano. Descrivi quello che vedi. Vedo una sedia, la sedia è rossa, sul tavolo c'è un libro. Oppure racconta la tua giornata. Oggi mi sono svegliato alle 7, ho fatto colazione, ho bevuto un caffè. Non importa se fai errori, nessuno ti ascolta, è solo pratica. E parlare da soli non è strano. Molte persone lo fanno, anche nella loro lingua madre. Esatto. Gli atleti parlano da soli per motivarsi. Gli artisti parlano da soli mentre creano. E gli studenti di lingue parlano da soli per praticare. È perfettamente normale. Anzi, è uno dei metodi più efficaci, perché puoi fare errori senza imbarazzo. Puoi sperimentare, provare nuove parole, cambiare le frasi come vuoi. E questa pratica è molto importante, perché il cervello inizia a costruire frasi direttamente in italiano. Senza passare dall'inglese. Questo è il nostro obiettivo. Il quarto consiglio: guardate film o serie TV in italiano, ma attenzione, senza sottotitoli in inglese. Questo è fondamentale. Se guardate con i sottotitoli in inglese, cosa fate? Leggete l'inglese. Esatto, e il cervello legge l'inglese, non ascolta l'italiano. È inutile. Se volete i sottotitoli, usate quelli in italiano. Così ascoltate italiano e leggete italiano. All'inizio è difficile, lo sappiamo, non capite tutto. Ma va bene così. Non dovete capire ogni parola. Cercate di capire la situazione generale, il contesto. E poco a poco capite sempre di più. Il cervello si abitua ai suoni, al ritmo dell'italiano. Un trucco utile. Guardate lo stesso film 2 o 3 volte. La prima volta è difficile. La seconda volta è più facile. Riconoscete parole, frasi, situazioni. La terza volta capite quasi tutto e questo vi dà molta soddisfazione. Sì, perché vedete i vostri progressi in modo concreto. Un altro consiglio importante: create un ambiente italiano intorno a voi. Cosa significa? Significa circondarvi di italiano il più possibile. Cambiate la lingua del vostro telefono in italiano. Cambiate la lingua del computer. Ascoltate musica italiana, leggete notizie in italiano, seguite italiani sui social media. Più italiano vedete e sentite, più naturale diventa. Il cervello si immerge nella lingua. E quando il cervello è immerso, non ha tempo di tradurre, inizia a pensare direttamente in italiano. Voglio raccontarvi una storia. Una mia amica americana studiava italiano. Oh, interessante, raccontaci. Lei traduceva sempre tutto, diceva che era impossibile smettere. Poi un giorno è venuta in Italia per 3 mesi. 3 mesi in Italia, immagino che sia cambiato tutto. Sì, i primi giorni erano difficili, ma era sempre circondata da italiano, al bar, al supermercato, ovunque. E non poteva tradurre tutto.
non c'era tempo, doveva reagire velocemente. Esattamente. E dopo 2 settimane mi ha detto una cosa incredibile. Ha sognato in italiano. Ha sognato in italiano? Wow! Sì, mi ha chiamato tutta eccitata. Angela, Angela, stanotte ho sognato in italiano, non ho pensato in inglese. Questo è il momento magico. Quando inizi a sognare in una lingua, significa che il tuo cervello la sta veramente assorbendo. E sapete cosa mi ha detto dopo? Che nel sogno parlava italiano perfettamente, senza pensare, senza tradurre. Nei sogni il cervello è libero, non c'è paura, non c'è pressione. Esatto. E questo dimostra che il suo cervello aveva già imparato molto italiano. Era dentro di lei. Doveva solo liberare questa conoscenza anche quando era sveglia. Esatto. E lei non traduceva più, pensava direttamente in italiano. Non sempre perfetto, ma diretto. Questa è una bella storia, ma voglio dire una cosa importante ai nostri ascoltatori. Dimmi. Non tutti possono andare in Italia per 3 mesi, va bene, non è necessario. Hai ragione, potete creare un ambiente italiano anche a casa vostra, con i nostri consigli. Esattamente, la chiave è la costanza. Un po' di italiano ogni giorno, sempre. Meglio 10 minuti ogni giorno che 2 ore una volta a settimana. Sì, perché il cervello ha bisogno di ripetizione costante, così crea nuove abitudini. E smettere di tradurre è proprio una nuova abitudine, un'abitudine che dobbiamo costruire. Un altro consiglio, quando non sapete una parola in italiano, non cercate subito la traduzione. Ah, questo è difficile, ma è molto utile. Cercate di spiegare il concetto con le parole italiane che già conoscete. Per esempio, se non sai dire ombrello, puoi dire la cosa che uso quando piove. Non è perfetto, ma stai pensando in italiano. Stai usando l'italiano per spiegare l'italiano. E spesso quando fai questo, l'altra persona capisce e ti dice la parola giusta. Esatto. Ah, vuoi dire ombrello e tu impari la parola nuova in un contesto reale. Questo è molto meglio che cercare nel dizionario e tradurre. Sì, perché usi il cervello in modo diverso, crei connessioni dirette in italiano. Un'altra cosa importante: non abbiate paura degli errori. Questo è fondamentale. Molte persone traducono perché hanno paura di sbagliare. Pensano, se traduco bene nella mia testa, poi parlo perfetto in italiano. Ma non funziona così. E anche se traduci perfettamente, poi parli lentamente e in modo strano. È meglio parlare veloce con qualche errore che parlare lentissimo senza errori. Assolutamente. Gli italiani preferiscono una conversazione naturale e veloce, anche con errori. Nessuno si arrabbia per gli errori. Anzi, gli italiani sono molto pazienti con chi studia la nostra lingua. Sì, siamo felici quando qualcuno impara l'italiano. Vi aiutiamo sempre volentieri. Allora, non abbiate paura. Parlate, fate errori, imparate, migliorate. Ogni errore è un passo avanti. È così che si impara. Adesso parliamo di un esercizio molto utile. Si chiama shadowing. Shadowing. Che cos'è? È quando ascolti un audio in italiano e ripeti immediatamente quello che senti. Ah, come un'ombra. Segui il suono. Ripeti tutto. Esatto. E questo esercizio è fantastico per smettere di tradurre. Perché non hai tempo di tradurre, devi solo ascoltare e ripetere velocemente. Il cervello si concentra solo sui suoni italiani. Non pensa all'inglese. E migliori anche la pronuncia e il ritmo. 3 benefici in uno. Potete fare shadowing con i nostri video, con canzoni, con podcast. Qualsiasi audio italiano va bene. All'inizio fate pause, ascoltate una frase, mettete in pausa, ripetete, poi ascoltate di nuovo. Quando diventa più facile, cercate di ripetere senza pausa. Mentre la persona parla, voi ripetete insieme. È un esercizio potente, provatelo. Un'altra domanda per voi che ci ascoltate. Avete mai sognato in italiano? Scrivetecelo nei commenti. Sì, siamo curiosi e se non avete ancora sognato in italiano, non preoccupatevi, succederà. Parliamo anche di un altro aspetto.
Le emozioni. Le emozioni? In che senso? Quando traduci nella tua testa, le emozioni si perdono un po'. Ah, capisco, perché stai pensando troppo, non stai sentendo. Esatto. L'italiano è una lingua molto emotiva. Quando parli, devi sentire quello che dici. Sì, noi italiani parliamo molto con le emozioni, con il cuore. E se tu traduci tutto, il risultato è freddo, meccanico, non è naturale. Invece, quando pensi direttamente in italiano, puoi esprimere emozioni vere. Per esempio, se sei felice e dici sono felice, ma lo hai tradotto nella testa, suona falso. Ma se pensi sono felice direttamente, senti l'emozione, la voce cambia, il tono cambia. E gli italiani sentono la differenza. Sentono se parli con il cuore o solo con la testa. Quindi, quando parlate italiano, cercate di sentire le parole, non solo dirle. Bellissimo consiglio, Stefano. E ora parliamo di un altro trucco utile. Dimmi. Quando impari parole nuove, non usare liste con traduzioni. Ah sì, questo è importante. Molti studenti fanno liste. Cane uguale dog, gatto uguale cat. E cosa succede? Il cervello memorizza la connessione con l'inglese, non con l'italiano. Invece impara le parole con immagini o con frasi. Per esempio, per imparare cane, guarda una foto di un cane e pensa a cane. Oppure usa una frase, il cane corre nel parco. Così il cervello crea una connessione diretta. Immagine di cane uguale parola cane. Non passa dall'inglese, è diretto. Esatto. E questo funziona per tutte le parole. Nomi, verbi, aggettivi. Per i verbi, immagina l'azione. Se vuoi imparare correre, immagina qualcuno che corre. E nella tua testa pensa correre, correre, correre mentre vedi l'azione. Questo metodo è molto potente, il cervello ama le immagini. Sì, ricordiamo le immagini meglio delle parole scritte. Voglio aggiungere un'ultima cosa, la pazienza. Oh sì, la pazienza è fondamentale. Smettere di tradurre non succede in un giorno, non succede in una settimana. È un processo lungo, forse mesi, forse un anno. Dipende da persona a persona. Ma ogni giorno fate un piccolo passo e i piccoli passi diventano grandi risultati. Esattamente. Non scoraggiatevi se all'inizio è difficile. Tutti gli studenti passano attraverso questa fase, è normale. L'importante è continuare, praticare ogni giorno. E un giorno, senza accorgervene, penserete in italiano. E quel giorno sarà un giorno bellissimo, vi sentirete liberi. Liberi di parlare, di esprimervi, di comunicare senza barriere. E questo è il vero obiettivo dell'imparare una lingua, la libertà di comunicare. Allora, ricapitoliamo i nostri consigli. Primo, descrivete le vostre azioni quotidiane in italiano. Secondo, imparate frasi complete, non parole singole. Terzo, parlate da soli in italiano. Praticate senza paura. Quarto, guardate film e serie TV in italiano senza sottotitoli in inglese. Quinto, create un ambiente italiano intorno a voi. Telefono, computer, musica, tutto in italiano. Sesto, quando non sapete una parola, cercate di spiegarla in italiano invece di tradurre. Settimo, non abbiate paura degli errori. Gli errori sono parte dell'apprendimento. Ottavo, provate l'esercizio di shadowing, ascoltate e ripetete. Nono, imparate parole con immagini e frasi, non con traduzioni dirette. E infine, decimo, abbiate pazienza, è un processo graduale ma funziona. Se seguite questi consigli, il vostro italiano migliorerà moltissimo. E tra qualche mese ritornerete a questo video e direte «Wow, avevano ragione». Sì, e vogliamo che ci scriviate quando succede. Quando fate il primo sogno in italiano, scrivetecelo. O quando vi accorgete che state pensando in italiano senza tradurre. Vogliamo saperlo. Questi sono momenti speciali per ogni studente di lingue. E noi siamo qui per accompagnarvi in questo viaggio. Ogni settimana pubblichiamo nuovi video per aiutarvi a migliorare il vostro italiano.
con conversazioni naturali, consigli pratici e tanto incoraggiamento. Perché crediamo in voi, sappiamo che potete farcela. L'italiano non è una lingua impossibile, è una lingua bellissima che potete imparare. Serve solo pratica, costanza e un po' di coraggio. E ovviamente serve anche divertirsi. Imparare una lingua deve essere piacevole. Assolutamente. Se non vi divertite è difficile continuare. Quindi trovate modi divertenti di praticare, canzoni che amate, film che vi piacciono, argomenti interessanti. L'italiano è pieno di cose belle: cibo, arte, musica, storia, cultura. C'è così tanto da scoprire e quando parlate italiano tutte queste cose diventano più vicine. Potete parlare con italiani veri, capire la nostra cultura, sentirvi parte di qualcosa di speciale. E questo è un regalo meraviglioso, il regalo di una nuova lingua, di una nuova prospettiva. Allora forza ragazzi, iniziate oggi, iniziate ora. Scegliete uno dei nostri consigli e provatelo subito, anche solo per 5 minuti. Ogni piccolo sforzo conta. Ogni minuto di pratica vi avvicina al vostro obiettivo. E noi siamo qui per sostenervi. Ogni video, ogni lezione, ogni parola è per voi. Per aiutarvi a realizzare il vostro sogno di parlare italiano fluentemente. Un sogno che può diventare realtà con impegno e passione. Prima di salutarvi, un'ultima domanda. Qual è la cosa più difficile per voi quando parlate italiano? Sì, ditecelo nei commenti. Vogliamo sapere le vostre difficoltà per aiutarvi meglio. Forse è la grammatica o la pronuncia, o trovare le parole giuste. Qualunque sia la vostra difficoltà, parliamone. Possiamo fare video specifici su questi argomenti. Esatto, questo canale è per voi, le vostre domande sono importanti. Quindi scrivete, commentate, fate domande, leggiamo tutti i commenti. E cerchiamo di rispondere a tutti. Siamo una comunità. Una comunità di persone che amano l'italiano, che vogliono imparare e migliorare insieme. E questo è bellissimo. Imparare insieme è più facile e più divertente. Bene, cara Angela, è ora di salutare i nostri amici. Sì, purtroppo sì. Ma ci vediamo presto, vero ragazzi? Certo, la prossima settimana con un nuovo argomento interessante. E ricordate, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like. E iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, così non perdete nessun video. E attivate la campanella per ricevere notifiche quando pubblichiamo nuovi contenuti. Tutto questo ci aiuta moltissimo a crescere e a creare sempre più contenuti per voi. Allora, cari amici, grazie per essere stati con noi questa sera. Continuate a praticare, continuate a sognare in italiano. E soprattutto continuate a divertirvi con questa lingua meravigliosa. Vi auguriamo una bellissima serata. Buonasera a tutti e a presto. Ciao ciao! Ciao! Prima di iniziare voglio dire una cosa. Questo argomento è molto personale per me. Personale? In che senso, Stefano? Perché anch'io ho imparato l'inglese e all'inizio traducevo sempre tutto. Davvero? Anche tu? Sì, pensavo in italiano, traducevo in inglese nella testa e poi parlavo. Era lentissimo. E come hai risolto il problema? Con gli stessi consigli che daremo oggi, quindi parlo per esperienza personale. Questo è molto utile. Significa che capisci veramente le difficoltà dei nostri ascoltatori. Esattamente, so quanto è frustrante, ma so anche che si può superare. Benissimo. Allora iniziamo con il nostro argomento principale.